Cari amici del canale, sono tornato da Daniele che oramai è un abitué sul nostro canale. Ciao innanzitutto Dani, come Ciao, sempre. Gianni. È sempre un piacere, è un tecnico di livello e ha sempre delle idee che sono originali e simpatiche, oserei dire. Come quest'ultima, l'avete vista, lui l'ha accennata nel video scorso dicendo Gianni ho una chicca ed eccomi qua per renderla pubblica. Daniele, qual era la problematica di questo? Allora, la problematica principale era che avendo 3 inverter, da 2 a 3 inverter, già con 2 secondo me il problema c'è, potrebbe sorgere che se non ci sono consumi le ventole si spengono perché non ci sono consumi e gli inverter di per sé vanno in errore. Vanno in errore perché c'è un componente che scalda in maniera eccessiva. Cercando un po' la problematica, L'hai trovata. l'ho trovata. Ragazzi, iscrivetevi a questo canale, entriamo nel vivo e vediamo come ottimizzare gli inverter, soprattutto quelli ibridi, per andare a climatizzare in maniera artificiale e evitare delle problematiche che Daniele vi spiegherà nei dettagli. Buona visione. Allora Daniele, spiegaci qual era la problematica che hai rilevato in questi inverter ibridi e come l'hai risolta. Prego. Allora, la problematica era quella che soprattutto in estate, anche di notte più che altro, quando i consumi erano bassissimi o quasi a zero, diciamo, gli inverter di per sé andavano in errore, si spegnevano e si riaccendevano. Non capivo il motivo. Mettendomi a guardare l'inverter nel momento dell'errore, ho scoperto che era un errore legato a una tensione di bus, secondo il manuale. Andando a vedere un po' dalle specifiche, il bus sembrava essere questa zona di circuito vicino anche a questo toroidale. Mi sono accorto che appunto di notte o quando non ci sono i consumi alti, le ventole di per sé si vanno a spegnere e questo toroidale quando inizia a scaldare, perché già di suo scalda anche se non c'è carico, va a mandare in errore la scheda, va in protezione la scheda ed ha un errore che fa riavviare l'inverter. Quindi bassa temperatura, ovvero non c'è amperaggio, le ventoline si spengono, ma quello ha sempre una sua temperatura alta e mandava in errore. Esatto, di per sé le ventole si spengono perché sotto una certa soglia di carico non rimangono accese, si vanno a spegnere. Spegnendosi tutta la parte alta va a surriscaldarsi, ecco che l'inverter va in errore. Perfetto, allora qui ci sono due cose che dobbiamo identificare, Daniele, che sono state citate sul canale, ma sono contento che tu ne hai fatto un'esperienza diretta. Innanzitutto spesso ci sono anche errori di progettazione. E un errore che abbiamo notato, Daniele, tu hai fatto la modifica ed è eccezionale, riguarda, dillo tu perché... Le ventole, assolutamente la direzione. Allora, qual è la cosa? Ragazzi, io voglio tornare in camera perché questo per me è motivo di rabbia, già discussa ampiamente con altri produttori, soprattutto cinesi, perché oramai c'è quasi monopolio cinese su questi apparecchi. Ragazzi, poi Daniele adesso tu spiegherai quello che hai fatto. Allora, il caldo va in alto, il freddo va in basso, ok? Ebbene, tutti i produttori di questi inverter tendono a estrarre il calore dalle loro scatole, mentre io e Daniele abbiamo sempre sostenuto che bisogna spingere l'aria fredda dentro per andare a dissipare in maniera più potente tutte quelle che sono le alette, dei MOSFET e quant'altro, e poi l'aria sfugge per eccesso dalle periferie che possono essere in alto, di fianco e quant'altro. Daniele che cosa ha fatto? Ve lo faccio spiegare. Cosa che feci anche io in un video, ma lui ha aggiunto degli elementi molto interessanti. Daniele, facci vedere un attimo. Allora, la cosa principale appunto, come abbiamo appena detto, ho rovesciato le ventole che stanno in basso, quindi non vanno più a espellere l'aria verso il basso, ma la spingono verso l'alto in maniera che poi esca dai lati dell'inverter. Una seconda cosa che ho fatto, che però a mio avviso è solo per i più tecnici, sono andato ad eliminare la scheda riguardante le stringhe. Ottimo, in modo che utilizzi solo come inverter. Lo utilizzo solo come inverter e l'aria riesce a passare meglio sulle alette di raffreddamento. Quindi Daniele, le alette spingono al contrario non più in fuori ma in su e sbattono contro i dissipatori. Esatto, le ventole spingono verso l'alto e poi l'aria esce dai lati.
Un'ulteriore modifica, che appunto è quella fatta per eliminare l'errore e il riavvio che mi succedeva in estate, è stata quella di aggiungere un'altra ventola interna, una piccola ventola che va a soffiare aria sul toroide. Questa è una ventola che rimane sempre accesa e sono andato a prendermi tensione su un connettore che si trova proprio sopra alla scheda dell'inverter, dove stranamente c'è scritto fan 3. E allora ecco che probabilmente per risparmiare non l'hanno messa. Adesso sto ipotizzando, non voglio accusare nessuno, però se c'è un connettore con fan 3 probabilmente era dedicato a questo aspetto. Esatto. Lo possiamo dire, Dani? Penserei proprio di sì, è un connettore normalissimo, c'è la 12 volt, quindi si può andare a alimentare una qualsiasi ventolina a 12 volt. Sì, Daniele, tu hai detto una cosa molto importante prima, hai detto abbiamo fatto queste modifiche, eccetera, le facciamo costantemente, ma non sono consigliate. Quindi adesso gli amici del canale che vedranno questo, vedranno il connettore, eccetera, avranno la tendenza ad aprire, fare e disfare. Ragazzi, non fatelo perché può essere pericoloso se non siete competenti. Inoltre, ragazzi, ci sono anche le etichette della garanzia che se andate a togliere perdete la garanzia degli apparecchi. Assolutamente. Ok? Tu non hai termostatato la ventola, giusto? Perché? Non ho termostatato la ventola appunto perché questo toroide è sempre caldo. Cioè adesso che è soffiato appunto dalla ventola, già adesso è a 65 gradi circa. Le facciamo due misurazioni con la pistola per vedere a quant'è. Ok. Abbiamo piazzato la termocamera, Daniele, non so se io riesco a inquadrarti, a zoomarti, però qui si vede la temperatura di questo trasformatore che è... Siamo a circa 62 gradi. Sì, e vediamo il toroide. Il toroide siamo a 63,6, 63 Ecco qua, gradi. si vede adesso. Spostamelo sul punto azzurro, eccolo lì, 63, si è visto per un attimo, sì. Perfetto, quindi con la termocamera andiamo a vedere che i punti più caldi sono proprio questi trasformatori. Ed è importante raffreddarli, ecco perché probabilmente c'era la predisposizione per una ventola che non hanno posizionato. Ora io faccio due domande tendenziose, ragazzi: non l'hanno posizionato perché così si brucia prima e raggiungiamo l'obsolescenza programmata? No, non voglio dire questo perché sarebbe un'accusa, ma voglio dire che c'è un ammanco, cioè c'era scusate che torno indietro di telecamera, c'era un connettore che non è stato utilizzato. A questo punto Daniele ha aperto e l'ha fatto lui, ok? Sì. Adesso la cosa importante è che tutto funziona bene. Daniele, se noi stacchiamo quel connettore, a quanto arriva il toroide secondo te? Allora, prima di aver montato la ventola arrivavo più o meno ai 90 gradi secondo me, cioè gradi. Non riuscivo a metterci le mani sopra. Perfetto, quindi scottava di bestia e quello creava poi il blocco dell'apparecchiatura. Appunto scottava e le ventole erano ferme perché non c'era carico. Quindi sintetizzando, Daniele, tu hai tolto, ce li fai vedere cosa hai tolto? Ho tolto praticamente questa che è la scheda delle stringhe, che è montata in questa maniera, solitamente. Quindi basta fotovoltaico attaccato sull'ibrido? Esatto, perché appunto le stringhe sono sugli e-Power, sì. E ho rimosso anche le due bobine che erano sulla parte alta, che sono anch'esse riguardanti la scheda delle stringhe. Perfetto, quindi hai tolto la fase fotovoltaica, anche perché tu lavori con questi 3 e-Power sul tuo impianto e quindi va bene così. Quindi questi componenti non sono inutili, ragazzi, li ha tolti perché ha preferito usare le Power. In questo modo hai liberato spazio che incentiva la dissipazione del calore che viene accumulato. Inoltre ha sommato questa ventola e abbiamo una dissipazione di questo toroide che è fortemente, molto più significativa. Daniele, vogliamo aggiungere qualcosa su questa piccola modifica che hai fatto, ma che non è così poi tanto piccola? No, ribadisco appunto, sono modifiche solo per i più tecnici. Sì. Direi che se non avete molta manualità, eccetera, non andrei a rischiare di farla. Sì. Forse l'unica che mi consiglierei di fare anche ai non tecnici, almeno girare le due ventole sotto, che mi sembra la cosa forse un po' più semplice da fare. Perfetto, grazie Daniele. Ragazzi, l'aria va verso l'alto quando è calda, quindi girare queste due ventole, vediamo la prepotenza di quest'aria che butta e dissipa in maniera molto più significativa che non svuotare una scatola calda.
Queste sono le opinioni che circolano su questo canale, se siete d'accordo sono così, se no siete sempre liberi di pensarla come volete. Daniele, anche questa volta io ti ringrazio, grazie veramente di cuore. Ragazzi, a questo punto io gli dico ci vediamo al prossimo video ancora con Daniele che se le studia e se le inventa, e grazie a tutti voi di partecipare a questo canale e se volete iscrivetevi. Buona serata.